Messina è una città bellissima, forse perché è la mia, ed è una città che si affaccia su due mari. Storicamente una città che è stata il crocevia di molti interessi mafiosi, ma soprattutto di diverse mafie, da quella palermitana a quella catanese all''ndrangheta calabrese, che hanno intrecciato i loro interessi con le parti corrotte della pubblica amministrazione o del mondo delle professioni. Questo ha permesso una sottovalutazione del fenomeno mafioso a Messina e della presenza del fenomeno mafioso a Messina, relegandola un po' nella dimensione di città babba, che significa, diciamo, per tradurre, sciocca, di poco peso, di poca importanza. Il nostro presidio, che è nato nel febbraio del 2014, è intitolato a Nino e Ida Agostino. Il 21 marzo del 2016 abbiamo ospitato la manifestazione nazionale, una giornata che per noi è stata fondamentale dall'inizio, ma è stato anche un momento molto importante per questa città, perché per le sue vie hanno sfilato più di 30.000 persone che hanno deciso di essere qui non soltanto dalla Sicilia ma da tutta Italia per accompagnare e sostenere i familiari delle vittime innocenti delle mafie ancora alla ricerca di verità e giustizia. Libera a Messina, fin dalla sua costituzione, è stata il tentativo di mettere insieme associazioni, scuole, parrocchie, pezzi del sindacato, per provare a fare un percorso comune, scegliendo alcuni temi di impegno specifici. Sicuramente la memoria, che è il tema portante di Libera, però anche l'educazione e la formazione. Abbiamo iniziato a mettere insieme i docenti, convinti che l'educazione non sia un fatto individuale, ma una costruzione collettiva. Pian piano questo percorso è cresciuto fino a coinvolgere non soltanto anche altri operatori del terzo settore, quindi educatori, assistenti sociali, ma anche gli altri presidi e gli altri coordinamenti della Sicilia, fino ad arrivare per esempio a quest'anno a dedicare un ciclo formativo interamente online a cui hanno partecipato più di 150 docenti, educatori e assistenti sociali. Il 1908 è l'anno dell'ultimo terremoto che ha devastato completamente la città. Uno dei problemi più urgenti da risolvere era dove collocare le persone che erano rimaste senza casa. E quegli alloggi di fortuna da abitazioni temporanee sono diventati i progenitori delle odierne baraccopoli. In molti dei quartieri dove operiamo, le mafie hanno lasciato un vuoto enorme. A parte la scuola e la parrocchia, non esistono altri spazi in cui, diciamo, curare e costruire la comunità. Al CEP siamo riusciti a portare il cinema. Questo cinema ha avuto la forza di trasformare un parcheggio in una piazza piena di bambini, genitori, e ha dato la possibilità a tutte le persone del quartiere di adoperarsi per la riuscita e per la costruzione di questa giornata. La cura educativa, che è il tema di impegno del nostro presidio, è anche al centro del progetto Liberi di Crescere. Il quartiere di Giostra e il quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse sono due quartieri molto popolosi in cui è radicata storicamente una forte presenza mafiosa. Il progetto ci permette di stare concretamente vicino ai ragazzi e ai docenti ed anche alle loro famiglie. Noi abitiamo e viviamo con loro la scuola. Un'attività particolarmente interessante è quella della rigenerazione partecipata degli spazi. Attraverso questa azione i ragazzi hanno scelto un'aula e l'hanno ripensata e reimmaginata, quindi hanno dato forma a uno spazio bello e che contagia, diciamo, chiunque entri in questa stanza.
Amoni è un progetto nazionale di Libera presente in diverse città italiane. È un percorso che vede Libera e il Ministero della Giustizia insieme e si rivolge ai ragazzi e alle ragazze che hanno commesso dei reati da minorenni. Questi ragazzi vengono presi in carico da un ufficio del Ministero della Giustizia, che si chiama USM, che prevede un percorso individuale. La novità che Amoni introduce è di permettergli di partecipare a un'esperienza di gruppo. Una delle esperienze più importanti che abbiamo fatto all'interno del progetto Amoni è sicuramente quella del viaggio con i ragazzi. Esperienze di quotidianità e di normalità per loro non lo erano e che molti, per esempio, per la prima volta facevano l'esperienza di dormire fuori casa. Marco è un socio del presidio di Libera a Messina, ma è anche un familiare di vittime innocenti delle mafie. Da qualche anno partecipa come operatore ai nostri percorsi. I ragazzi che l'hanno conosciuto come Marco hanno poi avuto l'occasione di incontrare nuovamente Marco come se fosse la prima volta, quando Marco ha raccontato loro la sua storia. E lì è successo qualcosa di sicuramente di emozionante, ma che va oltre l'emozione. Ha permesso ai ragazzi di capire quanto un'esperienza negativa, come in realtà quella che loro hanno vissuto commettendo un reato, potesse trasformarsi in qualcosa di nuovo, anche in un cambiamento. Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie.